Bentrovati amici della Rossonera, ben ritrovati tutti in questo martedì 7 gennaio del 2025, vittoria per il Milan in Supercoppa italiana e quindi ottavo trofeo e quindi primo giorno di vittoria per commentare da adesso fino a questa sera, tutto il giorno dopo la vittoria del Milan in Supercoppa italiana. Si apre adesso con questa sorta di vittoriale, ma che insomma è una sorta di lungo post partita. Adesso ci facciamo due chiacchiere su come è arrivata la vittoria, poi alle 9:30 invece tocca a voi con il telefono aperto, se volete telefonare il telefono è a disposizione di tutti voi, poi alle 13 lancia talk, in serata la stanza di bottoni per commentare la partita anche un po' dal punto di vista tattico. Prima però ovviamente lasciamo spazio un pochino più alle emozioni, soprattutto le vostre alle 9:30. Ci voleva, detta proprio fuori dai denti, ci voleva una serata così. E in parte vi devo dire, ha fatto bene con Sessà a un certo punto a buttarla su o la va o la spacca, su quegli ultimi 15 minuti finali dove loro attaccavano in contropiede, noi rispondevamo, noi facevamo il colpo di testa di Pulisic e loro l'occasione di Carlos Augusto. È stato uno schiaffo uno più forte dell'altro da parte di entrambe e poi insomma, il Milan ha avuto la fortuna e la forza di fare lo schiaffo più forte. Ma è stato un Milan sicuramente migliore rispetto a quello del passato in tutta la partita, insomma, anche tolto appunto quei 5 minuti di distrazioni generali per i due gol presi, perché insomma, un po' di colpe le abbiamo, ma pazienza. Ci siamo portati a casa una partita in generale bella, consistente, ancora meglio, ovviamente molto meglio rispetto a quella contro la Juve. E qui apriamo il grande libro di Sergio Conceição. Allora, l'ho detto anche un pochino nel post, ma non so se riesco a far passare bene il messaggio. C'eravamo anche un pochino spesi maggio-giugno scorso per provare a pensare a un allenatore diverso per questo Milan, perché il Milan aveva bisogno di un allenatore diverso, un allenatore che potesse dare anche qualcosa in più e non solo soltanto puramente lezioni di tattica o di puro campo. Aveva bisogno di altro questa squadra, dopo aver fatto 4-5 mesi con Pioli e aver chiuso un ciclo. Aveva bisogno di una sterzata forte, di un inserimento forte anche da parte di un allenatore che non per forza deve essere il migliore della terra, ma che dava a questi ragazzi l'occasione per rilanciarsi in un nuovo progetto, di farli sentire loro al centro del progetto, di farsi sentire lui al centro del progetto e non un comprimario preso un po' per i piaceri della dirigenza. Doveva essere un allenatore vero, concreto, presente, pesante anche. Così come stiamo iniziando a capire è Sergio Conceição e che in parte avevamo già visto nella sua esperienza al Porto. Al Milan serviva questo tipo di allenatore, poi potrà vincere o non vincere, ma sicuramente non fa questi 6 mesi tragici che abbiamo fatto e che speriamo di aver messo alle spalle definitivamente con questa vittoria in Supercoppa italiana. Avevamo bisogno appunto di voltare pagina, ma non soltanto di chiudere un libro, che era quello precedente, ma veramente di iniziarne uno nuovo, di fare qualcosa di veramente, di concretamente nuovo. È ovvio che l'allenatore non è che ha potuto incidere così tanto dal punto di vista tattico, avrà avuto lo spazio di 6-7 allenamenti in tutto e 2 partite per poter incidere, quindi è inutile che ci lanciamo in grandi diciamo così, grandi trovate tattiche, perché non ce ne possono essere state per il semplice motivo che non c'è stato il tempo. Però c'è stato il tempo per riaccendere dal punto di vista mentale una squadra che era depressa, come eravamo depressi noi, è inutile nasconderlo. Quante volte mi avete sentito dire anche che si stava un pochino anche perdendo il gusto di tifare Milan, ma non perché a uno passa, non è che a uno li passa tifare il Milan, come fa a passare? Non so, non ho mai detto questo, è che si era un pochino persa il piacere, ecco, di vedersi una partita, di togliersi di dosso quelle 1400 polemiche che c'erano ogni partita, a volte anche quando si vinceva. Sono stati veramente 6 mesi, ne parlo al passato perché spero e in parte un po' la convinzione che possano essere passati, perché fortunatamente adesso abbiamo un allenatore che guarda sì i giocatori in faccia, ma
a un certo punto non si gira dall'altra parte e prende un pochino le distanze da loro, come magari è capitato in questo recentissimo passato. Perché è giusto dirsele le cose in faccia, anche in maniera abbastanza grave, come aveva detto con Sessao, gli stessi giocatori hanno riconosciuto, ma continuando a guardarsi in faccia sempre, non mai scendendo dal carro, mai imputando a un giocatore piuttosto che all'altro la colpa di una sconfitta, non si va da nessuna parte. È stato veramente 6 mesi pesanti, sia per il gruppo squadra, abbiam provato a raccontarvelo un pochino, che le cose non funzionavano per niente con una buona parte del gruppo squadra. Avete visto anche le dichiarazioni del post partita, anche da parte di qualche insospettabile, perché se magari da parte di Leao, in realtà è stato il più neutro, per paradosso, ma lo stesso Pulisic ha esaltato e ha sottolineato la differenza di vedute, il cambio di mentalità. Abbiam pensato che questi ragazzi, che comunque sono giocatori che alcuni han vinto lo scudetto, alcuni han vinto con le proprie nazionali, sono nazionali, sono giocatori che comunque hanno una storia, piccola, grande che sia, ma non sono comunque degli sprovveduti. Sono stati derubricati a 20, menefreghisti che girano per il campo. Non funziona così, non funziona così, ma e soprattutto nel Milan non è che ha trovato i 20 peggiori ragazzi sulla faccia della terra e li ha messo la maglia del Milan. Bene ha fatto Conceição a riportarseli da propria, e questo è stato forse il merito più grande dell'allenatore fino adesso, ovvero aver riacceso un po' il gruppo e aver creato quel binomio che avevamo sempre sperato. Forse vi siete anche stancati di sentirmelo dire, ma l'ho detto tante volte, quel binomio che senza il quale non si va mai da nessuna parte, cioè l'allenatore e i giocatori insieme. Poi c'è il resto, che se viene, allora c'è la possibilità addirittura di portare a casa trofei, vittorie e quant'altro. Ma per rendere credibile un progetto, rendere credibile una squadra, renderla anche possibilmente vincente, allenatore e giocatori non possono non avere un rapporto super mega stabile, non si può, non si può. E l'abbiam visto sulla nostra pelle che non può funzionare. Magicamente è ritornato in forma Teo Hernandez, che fino a 15 giorni fa doveva ritrovare la propria forma perché aveva giocato tanto, era stanco, era scarico, eccetera. Ne ho veramente sentite tante in questi mesi e che spero vivamente di essermi messo alle spalle, la stessa questione di Rafael Leao, ma anche tanti altri, insomma, non solo loro 2. Speriamo di aver aperto veramente un nuovo capitolo, o meglio, di aver ripreso un capitolo vecchio, insomma, che questo possa essere una parentesi. Detto questo, andiamo un secondo sui singoli. Mike Maignan fa il capitano del Milan, in tutti i sensi, e quindi cosa buona e giusta, punto. Non adesso non inventiamoci più grandi stravolgimenti. Va bene così. Un grande applauso. Vado un po' in ordine di ruolo, non di importanza. Un grande applauso ovviamente a Malick Thiaw. Malick è per potenzialità, e anche questo me lo sentite dire da un po' di tempo, ma insomma lo penso anche magari al netto di qualche errore che può fare da qui alla fine della stagione, ma non è questo il fatto. È potenzialmente il nostro difensore più forte e bisogna assolutamente utilizzarlo nella maniera migliore, farlo crescere nella maniera migliore, perché veramente ci darà grandi soddisfazioni, almeno questo è quello che penso, insomma, poi magari mi posso sbagliare. Sia dal punto di vista tecnico che delle letture, ha salvato un gol fatto, sporcando la palla che poi è andata a Dumfries, che poi è stata ribattuta da Maignan. È ovvio che in tutta la partita abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma solitamente non si vince essendo sfortunati, così come non si è vinto con la Juve. Anche oggi abbiamo avuto un pizzico di fortuna, la palla di Carlos Augusto che balla sulla linea c'è, ma onesto, chi se ne frega da un certo punto di vista. La fortuna si dice che va dagli audaci, ed è stata audace il Milan nel secondo tempo. Vado oltre, ovviamente è tornata la catena di sinistra, è tornato Teo per il gol, per l'assist, per la prestazione in generale. Ragazzi, Teo Hernandez, io poi ovvio
mi arrabbio anch'io quando lo vedo che passeggia, fa il distratto. Non sto dicendo che abbia fatto una buona stagione, ci mancherebbe, ha fatto i primi 6 mesi veramente brutti, non sto dicendo questo, però non possiamo buttarlo via. Cioè, per 6 mesi, eccetera, non possiamo buttare via un capitale come Teo Hernandez. Bisogna assolutamente riprenderlo per i capelli e rimetterlo al centro di tutto. Il progetto e il campo. Ha fatto 6 mesi brutti, senza se e senza ma. Ma detto questo non si può lanciare via perché ci sono altre cose in ballo. Ok. Bisogna fare una statua a Yusuf Fofana che sta coprendo tutto e tutti, nel secondo tempo addirittura completamente da solo o quasi, quando Musa è stato allargato perché dovevamo recuperare, insomma ha fatto veramente il tuttocampista come si suol dire, ma tutti, insomma Pulisic è stato qualcosa di incredibile, ma è qualcosa di incredibile dall'inizio della stagione per quanta quantità e qualità riesca a abbinare, perché riesce a non far scendere il livello qualitativo delle giocate nonostante metta insieme sempre tra i 9, i 10, gli 11 chilometri percorsi a partita, quindi mhmm, è il Milan, cioè io non quando mi sentite polemico e mi "arrabbio" tra virgolette, perché vedo la forza potenziale che ha questa squadra, che è stata anche un pochino buttata via in questi primi 6 mesi. Ci siamo veramente buttati via per tanto tempo e dovevamo cambiar prima. L'abbiamo detto, quindi possiamo anche dirlo, perché non è che l'abbiam detto col senno di poi. L'abbiamo detto anche prima, dovevamo cambiar prima. Quando non ci sono più rapporti forti, legami, quando inizi a vincere partite di inerzia semplicemente perché l'avversario è troppo scarso per pareggiare o perché magari ci sono risultati come lo 0-0 di Genoa, brutti, vittorie come quella della Stella Rossa che poi portano in realtà polemiche. No, lì si deve cambiare. Non si torna mai a capo di una situazione del genere, bisogna assolutamente cambiare. Abbiam cambiato forse nell'ultimo momento utile per riuscire a salvare una stagione, ovviamente non per vincere chissà che cosa. So la Champions è ancora aperta, non metto mai limite alla provvidenza. Il campionato ovviamente è andato, ma, cambiando prima forse si poteva fare anche qualcosina di più che non solo salvare la stagione. Adesso la dobbiamo salvare andando assolutamente in Champions e non compromettendo la prossima di stagione. Ritorno secondo i singoli. Ehm, allora parto dalla parte, diciamo così, negativa della questione. Non credo mai che Rafael Leao sarà un giocatore che segnerà un'epoca nel mondo del calcio, anche se per caso per caratteristiche per determinato tipo di caratteristiche potrebbe anche farlo. Ma Rafa è questo, nel bene e nel male. È arrivato ormai alla soglia dei 27, decidendo campionati, già fatto, decidendo coppe, come aveva fatto ieri. È un giocatore che, per quanto mi riguarda, è il giocatore che più spacca in Serie A, senza se e senza ma. È il giocatore che più può indirizzare una partita senza necessariamente aver bisogno dei compagni. È il giocatore che in Serie A può singolarmente spaccare in 2 una partita e portarla dalla squadra. Ha fatto 40 minuti di onnipotenza calcistica incredibile Rafa. È stato dominante su giocatori anche più freschi, perché lui, lo ricordiamo, arriva quasi da 20 giorni di inattività. È stato un giocatore che ha aperto con la punizione conquistata, poi aveva mandato in porta Reinders, poi ha dato la palla a Theo per il gol poi di Pulisic e poi ha detto ad Abraham: "Dai, portiamoci a casa anche la coppa, spingi su, spingi 'sta palla, che ci portiamo a casa anche la coppa". Rafa è questo. Rafa è nel bene e nel male è questo. Migliorerà perché sicuramente con gli anni continuerà piano piano a migliorare, ma portiamoci a casa questo. Non lo buttiamo via anche lui perché magari ogni tanto fa qualcosa di sbagliato. Lo so che fa arrabbiare tutti credo, ma è strapotente Rafa, bisogna saperlo utilizzare nel modo migliore e spero che sia arrivato l'allenatore giusto finalmente per poter utilizzare al meglio Rafael Leao. Lo spero, perché vorrebbe dire
portarsi a casa definitivamente il giocatore più forte che c'è, soprattutto in Serie A, e poi vediamo il resto nel resto dell'Europa. Qualche altro singolo? Fatemi pensare, chi è che ha avuto grande peso della partita? Qualcuno ancora un pochino marcato visita, però vabbè, insomma, abbiamo vinto e ne staremo a parlare nelle prossime puntate. Ovviamente le punte stanno un po' marcando visita e su questo il mercato ci deve dare assolutamente una mano, anche sfalciando un pochino la rosa da qualche fiore, diciamo così, mediocre, da qualche fiore non necessario, che invece dobbiamo rimpolpare la rosa con un bel centrocampista e un attaccante. Poi per il resto possiamo anche tirare dritto fino alla fine dell'anno. Comunque gennaio, ragazzi, non è che possiamo rivoluzionare una rosa, però con una punta in centrocampista questa squadra assume un contorno anche diverso. Detto questo, io non ho nient'altro da dire, tra virgolette, nel senso che ripartiamo da qui, da questo Milan che è tornato a essere una squadra, è tornato a essere un gruppo, anche nei festeggiamenti nel spogliatoio con il sigaro di Consisao, è tornato a essere una squadra che quando scende in campo dà l'impressione a se stessa e ai tifosi di esserci, di viverla la partita e non di essere spettatore della partita. Ora, tra virgolette, viene il bello o il difficile, cioè dopo 2 partite dove tutti ovviamente hanno dato tutto il possibile, perché c'era in palio anche un trofeo e c'era il cambio di allenatore, adesso arriva la routine della normalità. Che normalità non può essere, perché lo sappiamo, dobbiamo marciare a un ritmo quasi da scudetto per arrivare in Champions League. Fortunatamente davanti a noi 3 squadre sono andate, ma un posto è ancora vacante, ce lo dobbiamo andare a prendere noi, senza se, senza ma, senza aspettare il quinto posto, senza aspettare nient'altro, e poi giocarsi la Champions League al meglio delle nostre opportunità. Ma quello che mi aspetto dal Milan nei prossimi mesi è un miglioramento costante proprio dal punto di vista anche dei singoli. Spero di veder migliorare qualche singolo in vista anche della prossima stagione, ecco, che questa stagione sia anche un po' preparatoria per la prossima. Fa strano a dirsi il 7 gennaio, ma lo penso, quindi l'ho detto. Speriamo bene, ragazzi, perché abbiamo assoluto bisogno di una serata così, di ribaltare l'Inter, di dare una sensazione anche di forza a noi stessi che potevamo farcela. E dai, mi verrebbe da dire che siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto alle vittorie contro il derby all'andata e il Real Madrid poco un mese dopo circa. Per il semplice fatto che questo benedetto binomio allenatori-giocatori ora c'è. E quindi insieme alle vittorie c'è il rapporto, c'è il lavoro, c'è il non voler cercare alibi, scuse o colpevoli. E questo forse ci fa partire per davvero quest'anno. Quindi ci ritroviamo tra poco per le vostre telefonate. Grazie a tutti e a dopo. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.